Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Siamo arrivati al 27esimo step, l'ultimo della settima fase. Oggi infatti parleremo del pivot sugli anteriori. L'altra volta abbiamo visto il pivot sui posteriori, che aumentando di velocità viene chiamato spin nel reining. Oggi vedremo invece il pivot sugli anteriori. Nel pivot sugli anteriori chiederemo al cavallo di fermare i suoi anteriori, di tenerli come punto saldo e di girare invece con il posteriore. Quindi rispetto a prima cambiamo il bilanciamento del cavallo. È chiaro che per arrivare a questo punto abbiamo bisogno di avere un buon controllo del movimento del posteriore, oltre a un buon controllo della bocca del cavallo. E non da meno, anche se non sembra, ci servirà anche il controllo delle spalle. Ad aiutarti oggi ci sarà Nebraska Pisana, che è una trotter di 11 anni, che è qui da noi, che deve risolvere un suo passato abbastanza burrascoso, ha avuto alcuni traumi e la stiamo recuperando, quindi questo esercizio le servirà anche per insegnarle a gestire la sua parte posteriore. Ok? Ma partiamo da questo esercizio, partiamo a vedere come muoverci. Innanzitutto dobbiamo, dicevo, avere un buon controllo del posteriore. Per fare un pivot sugli anteriori abbiamo bisogno di un movimento in avanti. Il cavallo non deve essere mai indietro. Come nel pivot sui posteriori, anche in quello sugli anteriori, il cavallo deve sempre mantenere l'impulso, anche se è fermo, deve sempre mantenere l'idea di andare in avanti. Ed è per questo che l'esercizio partirà appunto camminando in avanti. Quindi noi inizieremo procedendo e cominceremo pian pianino a chiedere uno spostamento del posteriore, quindi gamba indietro, appena ottengo un passo rilascio, gamba indietro, ottengo un passo e rilascio. Vedete che lei sta cercando di spingermi sulla spalla sinistra, quindi oltre alla mia gamba destra in questo momento metterò anche gamba sinistra, però all'altezza del sottopancia, in modo da controllare la fuga della spalla. Vedete che adesso continuo a spingere sulla spalla sinistra, quindi andrò a correggere con un movimento di spalla. Ok, e riparto. Posteriore. Ok, stavolta è rimasta all'interno. Posteriore. Bene. Nel momento in cui chiedo lo spostamento del posteriore, vedete che prendo un contatto con la bocca, perché voglio spiegare alla cavalla di non andare in avanti. Stavolta è di nuovo scappata a sinistra con la spalla, quindi la ricorreggo. Chiedo spostamento di spalla e riparto. Di nuovo gamba indietro e la sinistra blocca la spalla. Gamba indietro. L'aspetto un attimo. Ok, gamba indietro. Ok. I trotter non sono cavalli che riescono a muovere molto facilmente posteriori e spalle, sono cavalli abbastanza rigidi sulla schiena. Il loro compito è rimanere dritti per poter tirare il sulky e per poter correre in pista, non hanno molta mobilità di schiena, per cui questi esercizi per loro non sono per niente facili. Di nuovo mi spinge a sinistra, la correggo sulla spalla. Vedete che lei sta ancora abbastanza litigando sulla bocca, purtroppo i traumi passati rimarranno probabilmente per buona parte della sua vita, ci vorranno mesi e mesi prima che questi traumi spariscano, però risponde nonostante tutto alle nostre richieste. Ok, finché non sento questo movimento morbido farò fatica a lavorare su un pivot corretto. La spalla di nuovo mi scappa, quindi correggo. Ok, vedete quando faccio questa correzione come il bilanciamento della cavalla passa da caricare il peso sugli anteriori per la richiesta del posteriore al caricare il peso invece sui posteriori quando chiedo di spostare la spalla. Quindi stiamo chiedendo alla cavalla di fare un esercizio di cambiamento del bilanciamento del peso, in avanti quando devo spostare il posteriore, indietro quando devo spostare la spalla. In quest'ultima sessione, in quest'ultimo momento di lavoro, stavo spiegando il bilanciamento, però avete visto come la cavalla ha chiuso il cerchio e ha cominciato a fermare gli anteriori. Siamo agli inizi del pivot sugli anteriori.
ha capito che girare intorno è un enorme dispendio di energia, perché io continuo ad essere in questa zona, e ha cominciato a fermare il movimento degli anteriori. Quindi proviamo a vedere adesso, anticipando un po' i tempi, cosa ci potrebbe dare. Chiedo direttamente quindi il pivot sugli anteriori. Prenderò un po' di contatto con la bocca per chiederle di non avanzare, sposterò leggermente, pochissimo, il mio peso in avanti per poter liberare il posteriore, per chiederle di caricare le spalle, e chiederò di spostare il suo posteriore. Con la gamba sinistra invece cercherò di far muro in modo che la spalla non mi scappi via. Il naso lo preferirei leggermente verso destra in questo caso, in modo da poter correggere nel caso in cui avessi un rifiuto alla gamba. Quindi appoggio gamba destra indietro, sinistra come muro sulla spalla, voce. Molto bene. Non è ancora ferma stabile, ma come risultato non è male. Adesso mi sta scappando via spremendo sulla spalla, quindi ritorno a spostare la spalla. Ok, e riproviamo. Sposto la gamba indietro. Le mie mani sono ferme immobili, vedete? Nel caso di un cavallo come lei che cerca di opporsi all'imboccatura, la cosa migliore è fermare le mani, non tirare indietro. Il pivot sugli anteriori rimane un movimento con impulso in avanti, non devo creare movimento indietro. Quindi se il cavallo dovesse litigarmi con l'imboccatura, dovesse spingermi via, vado a lavorare sull'imboccatura, ma sempre mantenendo l'impulso in avanti, mai portando il cavallo indietro. Anche perché abbiamo bisogno che il bilanciamento sia sulla spalla, non sul posteriore, quindi devo mantenere assolutamente una spinta in avanti. Proviamo adesso dall'altro lato. Sposto la gamba indietro, ok, bene, risposto la gamba indietro, bene, sembra quasi più facilitata da questo lato. Un pochettino mi spinge sulla spalla destra, quindi correggo. Gamba, ok, cambiato il bilanciamento, ora riproviamo. Gamba indietro, mi spinge di nuovo sulla spalla, torniamo a spingere anche noi, effettuiamo la correzione. Ok, e riproviamo. Gamba indietro, bene, gamba indietro, molto bene questa. Gamba indietro. Ok, si è opposta all'imboccatura, quindi ho aspettato tenendo ferme le mani finché non avesse spostato bene il posteriore. Di nuovo, gamba indietro. Ok, sta riducendo il movimento degli anteriori. Gamba indietro, bene. Proviamo. Bene, è un po' perplessa, ma ci sta, sono le prime volte che lo facciamo. In questo momento non mi sta rispondendo alla gamba, quindi come dicevo prima porto la testa a questo lato, aumento la pressione. Ok, abbiamo corretto la richiesta. Bene, bene. Adesso mi sta spingendo sulla spalla, quindi andrò a correggere la spalla. E di nuovo torno nell'esercizio, posteriore, posteriore. Vedete che lavoro un quarto alla volta, non mi aspetto che faccia subito tutto il giro, devo costruire la manovra, un po' alla volta. Vedete il suo continuare a giocare con l'imboccatura, a masticare, finché non mi litiga sull'imboccatura la lascio fare. Mi basta avere il controllo. Conosciamo il suo passato, quindi non ci aspettiamo che lei rimanga ferma e tranquilla, ci aspettiamo che lei risponda alle nostre richieste. Pian piano troverà la sua tranquillità con il tempo, con la fiducia che maturerà. Non dobbiamo forzare i tempi. Molto bene. Ci fa un passetto in avanti, ma per ora lo accettiamo. In questo momento invece ne ha fatto più di uno, quindi andando a spingere di nuovo sulla spalla. Perciò torno nell'esercizio della spalla. Vedete che il contatto è minimo sempre.
non devo tirare indietro il cavallo, devo solo dare una base d'appoggio in modo che possa bilanciarsi. Ok, riproviamo da fermi. Bene, bene. La mia mano deve fungere da bilanciere per il suo equilibrio, si deve poter appoggiare all'imboccatura e trovare un fulcro. Molto bene. Continuando in questa maniera, il pivot sugli anteriori diventerà una manovra facile e comune anche per il cavallo. È chiaro che le prime volte sarà in difficoltà, c'è molta coordinazione dei movimenti, deve imparare a bloccare la parte anteriore, quindi le spalle, deve imparare a trovare un punto d'appoggio sull'imboccatura, deve poter spingere con il posteriore, non è così scontato per un cavallo movimentare il posteriore per crearmi il pivot. Tanto più che cavalli particolarmente pesanti di posteriore, particolarmente rigidi come lei, richiederanno più tempo e più lavoro per arrivare a questi obiettivi. L'importante è fare sempre un passo alla volta, un piccolo pezzo ogni giorno, non pretendere che il cavallo subito riesca a fare 360 gradi di pivot. Quindi per oggi da Nebraska Pisana e da Amedeo questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.